Ciao ragazzi e ragazze, oggi faremo il sugo di funghi con i funghi secchi. Quindi preparatevi gli ingredienti che sono pinoli, scalogno, aglio, prezzemolo, rosmarino, della polpa di pomodoro, tubetto di concentrato, naturalmente i funghi secchi, porcini e dell'olio extravergine di oliva. Andiamo a preparare il soffritto. Come da tradizione per il sugo di funghi secchi io uso una pentola di terracotta, però voi potete usare benissimo anche una normale pentola, l'importante è che sia antiaderente. Iniziamo mettendo sul fondo un generoso quantitativo di olio extravergine di oliva. Come seconda cosa andremo a mettere i funghi secchi in una tazza con acqua tiepida. E questo procedimento serve per reidratarli, ma anche e soprattutto per lavarli dalla loro terra. E li lasciamo da parte così in ammollo. Poi passiamo a preparare il soffritto per il nostro sugo. Quindi uno spicchio d'aglio e ci togliamo l'anima, 2 scalogni, il prezzemolo e un rametto di rosmarino. Ora dobbiamo tritare tutto. Potremmo farlo anche col tritatutto, ma almeno col mio mixer il rosmarino rimane sempre un po' troppo grosso, perciò preferisco farlo con la mezzaluna, perché lo voglio bello fine. Una sera incontrò un ragazzo gentile. Lui quella sera era al lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando a casa. Direi che così va bene, lo possiamo mettere nella pentola. Ora andiamo a vedere i nostri funghi che si sono ammollati. Li mescoliamo un po' e li tiriamo su dall'acqua in un colino. Vedete che acqua scura che hanno fatto? Qui c'è ancora molta terra, quindi dobbiamo risciacquarli ancora finché non vediamo che non ci sarà più terra. Una notte da lupi. Abbiamo risciacquato i nostri funghi per ben 7 volte. Capisco che è un passaggio un po' noioso, però se non vogliamo sentire scricchiolare la terra sotto i denti quando mangiamo, bisogna farlo. Allora, adesso di questi funghi dovremmo scegliere le teste così un po' più intere, quelle un po' più belle, e metterle da parte, perché andremo a tritare tutti gli altri, ma alcune teste le lasceremo intere perché stiano anche più belle da vedere nel piatto. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando forte. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà l'amore disperato. Ora mettiamo la pentola sul fuoco a fuoco basso con il nostro trito di verdure e aspettiamo che inizi a soffriggere. E aggiungiamo una bella manciata di pinoli. Tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia. Aggiungiamo i nostri funghi secchi, tritati, e poi sta perdendo tempo.
Una sera incontrò un ragazzo gentile E poi quelli interi. Quella sera era al lampo e guardarlo era quasi uno shock. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. Si sente già un profumino che viene già una fame. E tornando, e tornando, e tornando, e tornando. Il sale lo aggiungeremo dopo che li abbiamo fatti cuocere bene. Lei ballerà tra le stelle accese e scoprirà l'amore disperato. Aggiungiamo un po' di vino bianco, che prima forse negli ingredienti non ve l'ho detto, ma ci vuole. E alziamo un pochino la fiamma per farlo sfumare. Ecco, quando vediamo che il nostro trito qua ricomincia a sobbollire, col naso annusiamo e sentiamo se si sente ancora l'odore dell'alcol del vino. Se non si sente più, riabbassiamo la fiamma e aggiungiamo abbondante concentrato di pomodoro. E lo amalgamiamo bene al sugo. Quando si incontrano toccarsi è proprio uno shock. E tremando, e tremando, e tremando, e tremando. Ora che l'abbiamo fatto rosolare bene bene, possiamo aggiungere la polpa di pomodoro, un pochino. Potete usare la polpa di pomodoro o i pelati schiacciati, ma non usate la passata perché rovinerebbe la consistenza del sugo, il sapore. E aggiungiamo anche un po' d'acqua tiepida, così, usando la lattina, così recuperiamo questo sughetto. Ora possiamo aggiungere il sale e lasciamo cuocere a fuoco lento e col coperchio. Dopo circa una mezz'oretta di cottura lenta, il nostro sugo è pronto. Io ho deciso di condirci delle belle tagliatelle paglia e fieno fatte in casa. Fatemi sapere com'è venuto. Buon appetito ragazzi e ragazze e alla prossima ricetta musicale. Se ti è piaciuta la cover di Amore Disperato e vuoi sentirla in versione integrale, vai sul canale YouTube di Enzo Marrali. Cambia la musica in cucina e iscriviti al mio canale per seguire le mie prossime ricette musicali.